Oggi parliamo di che cos'è un digital twin. Ciao, sono Fabio, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono un professionista della robotica ormai da diversi anni. Sono esperto nella valutazione degli investimenti nell'automazione industriale e robotica e mi occupo di supportare gli imprenditori nel fare la scelta giusta quando si tratta insomma di fare degli investimenti in automazione per le loro produzioni manifatturiere. Oggi parliamo di che cos'è questo digital twin. È un termine che si sente molto, è molto di voga in questo periodo. Cerchiamo di capire un pochino che cos'è, quali sono i pro, quali sono i contro. Cerco di darti qualche spunto su come scegliere, se avere tu, se insomma per realizzare per i tuoi sistemi, per le tue produzioni un digital twin, in maniera tale che insomma anche tu possa capire come muoverti. Allora, che cos'è innanzitutto un digital twin? In maniera molto veloce è il gemello virtuale. Un gemello virtuale di che cosa? Di un impianto reale. Quindi immaginiamoci di avere un impianto, di essere in fase di progettazione di un impianto, una copia virtuale, una copia digitale del nostro sistema. È quello che viene definito digital twin. In realtà negli anni questa cosa in italiano si è un po' chiamato insomma un simulatore, cioè un impianto, una zona virtuale in cui io posso simulare ciò che potrebbe succedere all'interno di un impianto vero. Il digital twin inteso come concetto proprio completo che sta dietro a questa cosa qua è in realtà un simulatore molto completo dove ci sono integrate anche spesso i sistemi di trasporto, sistemi di visione, macchine utensili, vari sistemi di processo insomma che completano ciò che sta attorno, che sta intorno al robot e all'interno di un intero impianto di automazione. Quindi un digital twin prevede che ci siano anche le simulazioni, quindi le integrazioni verso sistemi extra rispetto al robot. Ad oggi esistono per alcune marche di robot in particolare dei sistemi di simulazione, per esempio per il robot BB esiste un sistema di simulazione che si chiama RoboStudio che è veramente molto evoluto, molto avanzato, rende la simulazione dei robot diciamo per chi è capace di farlo, chiaramente che per chi ne ha le competenze tecniche molto, molto semplice, molto, molto completo, ma è in grado di arrivare molto in là. Ma esistono anche altri strumenti come per esempio Visual Component che è molto trasversale rispetto ai sistemi a quali robot e sistemi noi andiamo a utilizzare, ma esistono anche sistemi tipo di Fanuc o di KUKA insomma che consentono di fare questa simulazione virtuale di ciò che succede sull'impianto. E perché avere un virtual twin, insomma, perché realizzare un virtual twin del proprio impianto è, come dicevamo prima, è per poterlo utilizzare, lasciami usare un po' questo termine, come cavia, cioè come ambiente sicuro virtuale in cui fare delle modifiche. Ti faccio un esempio giusto per capire. Immaginiamo che tu abbia un impianto, per esempio ad oggi, che serve determinate macchine utensili, gestisce un certo parco impianti e immaginiamoci che per esempio tu vuoi decidere se economicamente può avere un senso per te trasformare il ciclo da pinza singola, ne abbiamo parlato in un altro video in passato, quindi se vuoi troverai questo video nei miei vari canali, passare da pinza singola a pinza doppia. Che vantaggio potrai fare questa cosa in dettaglio, fammi capire come potrai farlo. Oppure se voglio inserire un cambio utensile, no? Un cambio pinza, anche di questo abbiamo parlato in altri video, quindi che cosa vuol dire all'interno del mio sistema modificarlo per farlo diventare così. Oppure voglio inserire delle stazioni di parcheggio, anche di questo abbiamo parlato in alcuni video, cosa vuol dire per me dal punto di vista del ciclo e delle performance del mio impianto fare queste modifiche. Quindi avere a disposizione una cavia virtuale su cui fare i test del nostro impianto è molto utile. Quindi insomma ci sono molti pro, come hai capito, nell'avere un digital twin. Chiaramente anche questa cosa qua ha dei contro, insomma vabbè, li capisci facilmente. Uno è il costo di questa cosa qua, chiaramente, perché realizzare un sistema virtuale che simuli molto bene il meglio possibile l'impianto reale in realtà comporta dei costi
richiede del personale capace di fare questa cosa, che tipicamente insomma sono persone di alto livello, molto, molto skillate, insomma molto di competenze, con tante competenze per poter fare questa cosa, e chiaramente comporta anche dei tempi, no? Quindi se decidiamo di utilizzare il digital twin per fare un altro termine in inglese, virtual commissioning, quindi un collaudo virtuale, prima di dare l'ok per la produzione di un mio nuovo impianto, per esempio, chiaramente questa cosa, dover fare un virtual commissioning, comporta del tempo e quindi fa slittare magari il momento di produzione, però mi dà delle garanzie molto, molto importanti molto spesso. Quindi ecco, i pro e i contro sono grandi vantaggi nel poter fare simulazione, di poter verificare quello che succede nel mio impianto, il contro costi e tempi che si possono allungare. Come scegliere per il tuo sistema, se fare un digital twin magari di un impianto che hai oppure di un impianto che stai per costruire, qua dipende un pochino, insomma per l'impianto per costruire secondo me è spesso molto vantaggioso, anche perché molto spesso le produzioni degli impianti, la progettazione degli impianti nuovi viene fatta in 3D, in realtà nel 99% dei casi, per cui mettere insieme un digital twin che non deve essere magari esageratamente complicato può essere una cosa molto, molto utile e neanche troppo costosa dal punto di vista tuo, insomma, di colui che acquista gli impianti. E invece per impianti nuovi, insomma, dipende, bisogna fare delle valutazioni. Di solito, purtroppo la risposta anche qui alla domanda è un po' il famoso odiato dipende, ma qui ovviamente bisogna sempre fare un po' un'analisi di investimento, quindi un'analisi a bilancio tra cosa mi costa realizzare il virtual twin e quanto vantaggio mi può portare a casa, considerato anche che realizzare delle analisi con un virtual twin che non mi comporta il fermo di un impianto, chiaramente mi dà un vantaggio economico sulla produzione, che del mio impianto effettivamente in produzione chiaramente può essere importante. Ecco, quindi ci sono insomma diversi aspetti da prendere in considerazione. Chiaramente sono qua a tua disposizione se vuoi che approfondiamo questo argomento, se sei nella fase di voler scegliere, no? Ti è incuriosito questa questione del virtual twin e vuoi decidere se anche tu averne uno o meno, chiaramente sono qua insomma per supportarti, per aiutarti. Ho molto piacere dell'essere utile su queste cose. Come ti dicevo, scrivi nei commenti se hai delle domande, degli approfondimenti che vuoi fare su questa cosa, magari capire quali sono i tool che puoi utilizzare, che si possono utilizzare per questo strumento, che qui sarò molto felice di aiutare, di mettere le mie competenze a tua disposizione. E chiaramente trovi in descrizione tutti i link, come ti dicevo prima, per andare a vedere i vari video che sono collegati, che magari abbiamo sentito nominare all'interno di questo video. Grazie per essere stato con me, sono felice se sono stato utile. Grazie, al prossimo video, ciao.